Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video, conferenza stampa di Mister Garcia e Mario Rui, avvenuta ieri verso le 10:30 o giù di lì, le 10:20, iniziò la conferenza perché è stata spostata e slittata per problemi tecnici, aerei in ritardo, eccetera, eccetera. Conferenza stampa che io aspettavo per vedere in primis il raffronto tra un calciatore e l'allenatore per cercare di captare qualche sguardo se la situazione comunque tra squadra e allenatore si sta rompendo, eccetera, eccetera. C'era massima serenità nella conferenza stampa, poi può darsi che sia una serenità di conseguenza, una serenità per l'appuntamento e per la conferenza, buon viso a cattivo gioco, può anche darsi, ma ci sono un paio di cose della conferenza stampa che continuano a non piacermi, un paio di domande alle quali le risposte non sono del tutto convincenti. Non sto qui a fare disfattismo, allarmismo, vittimismo, eccetera, eccetera. Sto solo analizzando le parole del mister, perché poi alle parole gli si deve dare un peso, soprattutto se si ricopre da una carica, così come Garcia, che se è l'allenatore di una squadra campione d'Italia in carica con una rosa lunga, attenzione, con una rosa lunga, perché questo sarà poi il motivo perché sono un attimo adirato su qualche domanda. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi, qui sotto nella sezione commenti possiamo confrontarci nella maniera più assoluta. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un video. Partiamo con la conferenza stampa dritti al punto, prima domanda e ci togliamo questo dente amaro perché la prima domanda già non sono d'accordo. Sull'importanza della Champions eccetera eccetera, Garcia paragona la Champions al campionato e dice: in campionato le partite sono 38, in Champions sono 6, queste sono più importanti perché sono di meno, quindi non se ne possono steccare, tra virgolette. Cioè la percentuale di sconfitta deve essere molto più bassa, aggiungo io. Non fa una piega, non fa una piega perché se sei, su 6 partite puoi steccare molto meno che su 38, è un dato di fatto, però è un discorso che può fare una squadra che ha 12, 13, 14 elementi validi, 11. Ma se hai una rosa lunga e competitiva, così come quella del Napoli quest'anno, dichiarazioni del genere secondo me non vanno fatte. In primis per non mettere, diciamo, sfiducia, per non alimentare sfiducia, per non mettere zizzania, per non caricare una squadra su una competizione piuttosto che un'altra, perché quella sarà la conseguenza. Nella maniera più assoluta, ricordiamo il Napoli di Ancelotti, un grande girone in Champions e in Serie A arrancavamo tra il settimo e l'ottavo posto, mi sembra. Esonero di Ancelotti, morale della favola, anzi, risoluzione contrattuale alla fine, perché non fu nemmeno un esonero, ma era telefonata, diciamo, la situazione di Ancelotti di quell'anno. Detto questo, non sono assolutamente d'accordo sul fatto delle 38 partite in campionato dove tu puoi permetterti comunque qualche passo falso perché le partite sono di più. Società come il Napoli, in primis, che quest'anno è una rosa lunga, quindi secondo me la risposta è fuori luogo, che l'avresti potuta fare con una rosa corta, dici ok io non ho la rosa per tutte e due le competizioni, devo scegliere, do la priorità alle partite di Champions perché vogliamo comunque andare avanti nel girone ed dire la nostra in Europa, in campionato comunque possiamo cavarcela, va bene, ma se tu hai una rosa così lunga devi puntare a tutte le partite che si giocano, in primis, nella maniera più assoluta. Quindi la situazione delle 38 partite in campionato dove tu hai più tempo e puoi permetterti qualche passo falso non regge nella mia visione delle cose assolutamente. Poi potrete essere d'accordo o in disaccordo con me, opinioni condivisibili o meno. Secondo me è un discorso più da perdenti che da vincenti, ma è un mio punto di vista. Andiamo avanti. Garzia dice dobbiamo essere più precisi sotto porta, arriviamo sotto porta ma non prendiamo, non tiriamo nello specchio, assolutamente. Parla della fase difensiva e dice noi abbiamo preso 8 tiri, abbiamo subito in 4 partite, abbiamo preso 5 gol.
quindi non mi sembra un dato così allarmante perché abbiamo preso solo 8 tiri. A me mi sembra più che allarmante perché se hai preso 8 tiri e 5 di questi 8 sono andati a finire nella rete, vuol dire che noi di controffensive o di imbarcate non ne possiamo proprio prendere, perché abbiamo un rapporto di 1 a 2 quasi, cioè più di 1 a 2, più della metà delle occasioni vanno a finire in rete, quindi non possiamo permetterci di, eh, di lasciare il contrattacco alla squadra avversaria. Preoccupante non per Garcia, per me un tantino lo è. Comunque andiamo avanti. Sul presidente, sento il presidente come sempre, non c'è stata assiduità di chiamate dopo il Genova. Ovviamente i giornalisti volevano cercare di estrapolare quella notizia da prima pagina o da click social, che non c'è stata, e poi non c'è stata una domanda sul Braga. Le domande sul Braga arrivano alla fine della conferenza, sono giusto un paio dove Garcia comunque non è nemmeno esaustivo nelle risposte. Comunque ci arriviamo. Sento il presidente con la stessa frequenza. Il gruppo è tutto coeso, dice Mario Rui, non c'è nessun problema di antipatie e cose varie tra squadra, allenatore, staff medico, preparatori, eccetera, eccetera. Garcia dice su quale Osimhen, gli viene fatta una domanda su quale scheda Osimhen, l'affinità tra questi due che stanno nella lista del pallone d'oro è scemata un tantino, a che punto siamo? Garcia dice Kvaratskhelia comunque viene da un infortunio, non ha giocato la prima di campionato, ha fatto ha saltato una settimana di preparazione, sempre le stesse cose. Ti hanno chiesto come va nell'affinità tra Osimhen e Quara e tu metti in mezzo una volta l'infortunio, la settimana che non si è allenato, e poi conclude e dice Quara farà comunque assist e gol come l'anno scorso, lo aspettiamo, così come ha fatto contro il Sassuolo. Vabbè, parla ancora di condizione fisica, alla preparazione in estate. Arriva finalmente la domanda sul Braga: come ti aspetti l'avversario, che partita sarà? Garcia risponde così: noi veniamo qua per vincere, mi aspetto una partita fuori casa. Conosciamo anche alcuni giocatori, loro hanno qualità, ma veniamo qui per fare la partita e portare a casa i 3 punti. Allora, d'accordissimo sulla mentalità di portare a casa i 3 punti, ma non capisco, mi aspetto una partita fuori casa, forse per, diciamo, per lo stadio e il pubblico ostico, può essere, però il livello tecnico del Napoli è decisamente più alto del Braga, caro Garcia, stasera. Non voglio dire ciò che sto pensando, ma stasera non si può steccare nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. Marcatura uomo o marcatura zona? La domanda che viene fatta a Mario Rui, sulla quale non sono d'accordo. Mario Rui dice no, quella è la stessa cosa, o marchi l'uomo nella zona o marchi comunque a zona, cambia ben poco. Io sono di un'altra opinione. Forse marcare a zona quando subisci delle imbarcate o dei contropiedi è un tantino più semplice correre all'indietro e riuscire a cercare di ricoprire quegli spazi vuoti che sono venuti comunque meno. Quando marchi a uomo, quando due della mediana hanno perso i loro uomini i loro 2 uomini in marcatura, puoi avere anche una difesa a 4 schierata, prendi gol, perché sei tenuto a salire sui portatori di palla, lasci il tuo uomo che devi marcare, è in inferiorità numerica sempre, sempre. Quindi non c'è una cosa migliore di un'altra. Io non dico che marcare a uomo o marcare a zona è migliore una cosa o l'altra, ma bisogna farle comunque bene tutte e due. Forse, nella mia umile opinione, poi mi potete dire la vostra, nella marcatura a zona si possono trovare più sotterfugi per ovviare a questi gol presi. 8 imbarcate, 5 gol, quindi qualcosa c'è che non va. Non sono d'accordo sulla marcatura uomo e la marcatura zona, che è la stessa cosa, ma nella maniera più assoluta. Quanto è lontano il Napoli che lei ha in mente? La domanda a Garcia. Risposta
un tantino presuntuosa, ma il personaggio ormai l'abbiamo capito che è così. Io devo insegnare alla squadra, la squadra deve imparare da me. Questa è la risposta di Garzia. Io dico, il Napoli già sapeva giocare a calcio, dovevi solamente integrare qualcosina di tuo, non l'hai ancora fatto. O fai ciò che vuoi o torni al Napoli dell'anno scorso, perché questa via di mezzo, un 4-3-3 simile all'anno scorso, ma con alcuni movimenti che sono diversi da quelli del calcio spallettiano, che stanno mandando in confusione tutta la linea mediana, perché stanno mandando in confusione tutta la linea mediana senza che ci prendiamo per i fondelli. Lobotka e Anguissà sono completamente fuori fase a livello di movimenti e a livello di passaggi da dettare e da fare. Ma questo lo vedremo poi se continuerà ad essere così o è solo stato un momento della stagione tra Genoa e Lazio che è andato così così. Domanda su Nathan. Nathan si sta riprendendo, io lo voglio al 100%, stasera non gioca, quindi toglietevi dalla testa che stasera giochi Nathan, lo voglio al 100%, tornava da qualche fastidio muscolare perché è arrivato già a Napoli con qualche fastidio muscolare, quindi dalle risposte di Garzia non sembra che possa giocare Nathan stasera, coppia centrale, Rachmani, Juan Jesus. Passiamo un attimo alla formazione e chiudiamo. La formazione dovrebbe essere questa qui: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Olivera, Lobotka, Zielinski, ballottaggio molto probabilmente Anghissà, Caciust, perché ha giocato bene, è entrato bene, comunque è in condizione fisica. Caciust, io me lo giocherei pure al posto di Anguissa, devo dire la verità. Comunque, ballottaggio Anghissà, Caciust, dovrebbe essere così il tridente d'attacco: Politano, Osi, Quara, salvo qualche colpo di testa sul finale. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli, ciao!